Ciao a tutti e benvenuti da Bilalla. In questo video faremo un po' di chiarezza sull'utilizzo dello stucco nella decorazione di oggetti. Vi è già capitato di trovarvi in qualche fase della lavorazione e non sapere cosa sia meglio fare, o peggio ancora avere lavorato tanto su un progetto che alla fine si è rivelato un vero disastro? Seguitemi e in questo video vedremo quali sono gli errori più comuni e come evitarli. Il primo errore in cui potete incappare, per quanto sembri banale, è proprio la scelta dello stucco. Poiché lo stucco è per eccellenza il materiale usato per riempire le fessure, possiamo cadere facilmente nel tranello di pensare che qualunque tipo di stucco vada bene per le nostre decorazioni e, complice un po' di pigrizia, decidere di optare per uno stucco già pronto in vasetto. Beh, se avete fatto questa scelta avete già decretato il fallimento del vostro lavoro. A prescindere dal fatto che lo stucco in vasetto, che sia quello per legno o per muro, vi porterà a spendere una fortuna quando dovrete usarne una quantità consistente, è uno stucco strutturato unicamente per riempire piccole fessure, mentre per i nostri lavori di decorazione è indispensabile uno stucco più strutturato che consenta di applicarlo in spessori decisamente maggiori. Questo stucco si chiama rasante riempitivo ed è decisamente più economico se in polvere. Inoltre ha dei tempi di asciugatura in genere intorno ai 60 minuti, che significa più tempo per lavorarlo, ed è anche autoadesivo, quindi più facile da applicare su ogni superficie. Il secondo errore è eccedere nello spessore della stesura. Seppure lo stucco rasante riempitivo consente stratificazioni consistenti, non bisogna dimenticare che non si può andare oltre i 2-3 cm di spessore. Questo perché uno spessore troppo elevato impedirebbe l'asciugatura completa dello strato fino al fondo, causando così un ristagno di umidità che porterebbe alla formazione di grosse crepe e spaccature. Un lavoro da buttare, insomma. Quindi, se si vuole realizzare un soggetto che rimanga molto in rilievo, bisogna utilizzare dei supporti su cui applicare lo stucco. Questi supporti possono essere realizzati con vari materiali tipo polistirolo, carta stagnola, pezzi di legno, eccetera. Per maggiore chiarezza vi mostro qui un esempio pratico di un quadro di grandi dimensioni, 80x80 cm, che ho realizzato tempo fa. Come vedete, il volto della donna esce letteralmente dal quadro e anche i rami dell'albero sono molto in rilievo. Per realizzarlo ho incollato sul pannello un pezzo di polistirolo come base per il volto e dei fogli di carta stagnola attorcigliati come base per i rami. Il terzo errore è cercare di salvare l'impasto che abbiamo preparato, che sta iniziando a seccarsi, aggiungendovi dell'acqua. Qui purtroppo non c'è niente da fare. Quando l'impasto non è più lavorabile perché è iniziata l'essiccazione, possiamo solo buttarlo via. In compenso possiamo prevenire gli sprechi preparando dosi di impasto più piccole che riusciremo ad utilizzare entro i tempi idonei. Il quarto errore consiste in un'asciugatura incompleta. Sembra banale, ma è facile farsi ingannare dall'aspetto bello asciutto dello strato superiore. Attenzione, perché se sotto questo strato lo stucco è ancora umido e procedete con levigature, colorazioni o anche con una semplice pressione con un dito, il danno è fatto. Quindi il migliore modo per evitare questo errore è la pazienza. Lasciate asciugare il lavoro finito per una notte intera, anche di più se si tratta di un lavoro di grandi dimensioni, e in questo modo non avrete brutte sorprese. Bene, spero di avervi dato qualche consiglio utile. Comunque, se avete domande o dubbi, scriveteli pure qui nei commenti e cercherò di rispondervi in base a quella che è la mia esperienza personale con questo materiale. Quindi, se vi fa piacere continuare a seguirmi, iscrivetevi e cliccate sulla campanella, così saprete sempre quando pubblicherò un nuovo video. Grazie per la visione e a presto!